Buongiorno amici del canale, oggi non sono nel mio laboratorio ma sono nell'ingresso di casa mia perché sto ristrutturando tutto e ho bisogno di mettere mano a queste porte molto belle, un po' datate, antiche sotto certi punti di vista, ma devono essere perfette per un unico ambiente. Questa è una porta molto antica, dogata e anch'essa sarà poi ricolorata. Tratteremo anche gli stipiti qua sul posto e verrà fuori un lavoro veramente di classe ed elegante. Perché? Perché è molto pretenzioso il contesto e bisogna far sì che, alleggerendo il legno, sia una finitura elegante e delicata. Partiamo! Ho spostato la mia porta nel mio laboratorio, sono più tranquilla, non ho fonti di vento, aria, calore, sono tranquilla perché c'è un ambiente con una temperatura molto stabile. Quindi ricordate, prima di tutto siamo a luglio e quindi è importante avere temperature costanti. Se lo fate comunque ottobre, novembre, dicembre dove c'è molto freddo, occhio, le porte vanno comunque sempre fatte in modo orizzontale, siete più precisi, sprecate meno prodotto, ok? E sicuramente avrete una costanza anche nell'utilizzare i prodotti e nelle temperature. Ora partiamo diretti con il pennello King perché oggi farò una lavorazione molto materica, molto vissuta e base Dark Sand. Carico bene il mio pennello e parto. Ricordate sempre che le mani di colore vanno stese nella lunghezza, quindi si segue sempre il legno. Vado bene in mezzo ai dettagli. Pennellata incrociata un verso. Quindi contro la vena, in modo che io possa riempire tutti i canaletti del legno e poi subito il contrario, prima che la pittura asciughi al 100%. In questo modo avremo una coprenza totale, useremo pochissimo prodotto, poco. Ecco qua. Togliamo eventuali difettini. Ecco qua. La prima mano è completamente asciutta e mentre asciugava
sono andata in casa e ho già colorato con la prima mano di Dark Sand anche lo stipite della porta. È sempre meglio andare di pari passo e non perdere tempo. Mentre asciuga di qua si fa il resto. Tenetelo bene a mente per tutte le porte che farete. Ora do la seconda mano e come avete visto in questo caso ho messo il nastro carta su tutta la circonferenza della porta solo per 2-3 mm. Perché? Perché da un lato farò questa bellissima anticatura patina particolare, ma dall'altra parte lascerò il color legno, perché in questa stanza stenderò sulle pareti un bellissimo vintage magic wall e secondo me questa porta semplicemente rivitalizzata con una bella mano di marron glacé sarà veramente eccezionale. Quindi questa porta sarà un passepartout. Dalla parte dell'ingresso, dalla parte dove c'è il corridoio, sarà alleggerita tantissimo da questa nuova patina che donerò oggi, mentre dall'altra parte sarà stesa una mano di marron glacé per dare ancora più profondità alla stanza sui toni del cioccolato. Quindi seconda mano di Dark Sand, sempre pennellone King, perfetto per questo tipo di stesura, carico bene, vernice pura e mi diverto un po'. La seconda mano è sempre divertente perché è già un finale. Quando si lavora con le vernici pure, poi lo sapete, 2 mani bastano sempre. E voilà, continuo. La seconda mano è completamente asciutta e la base è meravigliosa. È notevole il fatto che Magic Paint vi lasci intravedere la vena legnosa anche se è completamente coperto. Questo è proprio un plus di una buona vernice come Magic Paint. Ora darò il primo effetto di colore e passerò una mano di Enjoy in questo punto. Quindi questo rimarrà Dark Sand, qua ci sarà Dark Sand. Qui inizierò a passare con un pennellino apposito del mio set di pennellini punta piatta, questo è il penultimo, l'ultimo è lui, ancora più grande, ma io ora utilizzerò lui. E sarò molto precisa nel fare questo bicolore molto delicato perché non voglio che spicchi particolarmente, voglio che sia una cosa quasi tono su tono. Vernice sempre pura e parto. Deve essere molto molto delicato come abbinamento.
Se non siete particolarmente precise e sbavate, tenete vicino un pannettino, ricordate sempre un pochettino umido, e andate subito a pulire. In questo modo saremo ancora più precisi e non dovremo andare a carteggiare dopo. Stessa cosa per il bordo. Io ho cercato di essere precisa, ma se per caso dovessi sbavare, passo il pannettino umido ed è veramente un attimo. E voilà, è un attimo. Ho finito di passare il mio Enjoy su tutte le cornici, ma il bello è che ora passerò un secondo colore, ma metallico, che creo io, perché non voglio né un argento né un oro, e lo passerò poi su questo secondo bordino. Quindi ci sarà il dark, la prima bordura, l'Enjoy e di nuovo il dark. Darà molta più tridimensionalità. Io voglio in realtà un oro, quindi un po' di rococò, smorzato dall'argento, dal silver charm. Ho preso questa bella ciotolina e creo il mio colore. Mi raccomando, ricordate sempre che Magic Paint ha dei colori pigmentatissimi, ma per i metallici bisogna fare molta attenzione e andare proprio nel fondo, perché i pigmenti metallici si depositano al fondo e sopra, quando aprite, vedete molto liquido, è semplicemente il mezzo, il pigmento sta alla base. Quindi ora io con questo pennellino ho girato bene bene il fondo e lo giro tutto in questa ciotolina. Basta. E ricordate anche che la resa dei metallici è veramente elevatissima, quindi piuttosto si rifà. Qui anche ho girato bene bene qualche istante fa, ma lo posso rifare. Scarico bene il pennello, giro, in modo che i pigmenti al fondo siano ben miscelati, e metto un po' di argento dentro il mio oro e creo la mia tonalità perfetta. Poche gocce alla volta. Vediamo. Ancora un po'. È già molto bello, ma lo voglio spegnere ancora un pochino. Bellissimo. Ciò che ho ottenuto è un mix tra argento e oro dalla tonalità calda, avvolgente, ma non troppo fastidiosa, come potrebbe a volte essere magari l'oro in purezza. Per lavorare su questa bordura mi prendo la mia bella spatola grande, in modo da non sporcare la base già colorata con Enjoy. Quindi appoggio la mia bella spatola qui, prendo il mio pennello con il mio super colore metallico appena creato, il mio super oro un po' più spento, e parto. Guardate che meraviglia! Questo colore eccezionale, e sono molto più leggera e serena perché non vado a sporcare la base. Cerchiamo di essere un po' precisi e se non riusciamo a mano libera possiamo sempre mettere il nastro carta, ma vi assicuro che col pennellino giusto è molto facile. Se volete essere più precisi vi basterà appoggiare la mano, il polso alla spatola, vedete? Io in questo caso faccio scivolare solo la mia mano, guardate, e posso essere molto molto precisa perché non mi trema la mano appoggiandola sulla spatola. È un bellissimo lavoro, molto molto rilassante, provateci. Poi vabbè, i metallici sono eccezionali perché
fanno brillare tutto ciò che toccano e quindi in questo caso il risultato finale con una sola passata è veramente eccezionale. E voilà. È talmente rilassante che è quasi come fare un massaggio. Continuiamo di qua e guardate con una sola passata quanto tingo. Vedete quanto è coprente? Basta una mano, Eccezionale questo mix di colori metallici. Arrivo al bordo e mi appoggio con tutta la setola alla base. In questo modo posso essere molto precisa. Se non dovesse andarvi a genio la spatola grande, usate quella piccola. È perfetta perché va in tutte le scanalature e anche lei non fa colare la vernice e il pennello sulla base. Quindi possiamo essere veramente precisi con questa spatolina che è molto maneggevole. Ovviamente cercate di non avere il pennello troppo carico di vernice, mi raccomando. Tanto vedete che i pigmenti sono talmente coprenti che con un velo già si fa tutto. Quindi meno il pennello è carico di vernice, meno rischiamo che sbavi. Ho finito con i bicolore, quindi ho finito sia con l'Enjoy sulla porta e sul montante e con il mio bellissimo mix champagne sulla porta e sul montante. La mia casa ha un sapore molto antico, non me la sento di utilizzare un protettivo satinato, anche se sapete che io vi raccomando sempre per l'alta usura di usare il protettivo liquido, satinato o lucido. Nella mia casa non ci sta bene perché è una casa che ha colori molto antichi, un parquet in legno, pareti molto vissute, non starebbe bene una finitura satinata e quindi vado di cera. Ovviamente non supporterà lavaggi frequenti, ma non importa, io utilizzerò nel caso mi occorresse lavare un detersivo molto delicato, un panno morbido, altrimenti spolvererò con comunque prodotti su misura. Quindi mi raccomando, se utilizzate come me una cera, non andate con dei tensioattivi diretti sulla superficie. La nostra cera Jasmine è veramente resistente agli urti e ai graffi, quindi da questo punto di vista non è un problema. È perfetta per una porta in questo stile, uno stile anticato, uno stile vissuto, dove volete soprattutto smorzare i toni dorati, perché io non amo questa tonalità troppo accesa, voglio che sia leggermente più spenta, più vintage, e la cera donerà proprio questo, un effetto molto molto più moderato. Pennello apposta per la cera, carico, scarico l'eccesso e proteggo tutta la porta. Mi raccomando, usate anche la pennellata incrociata, quindi prima un lato e poi l'altro. Sapete che è il miglior modo, quello ottimale proprio, per sigillare bene la superficie senza dimenticare neanche un centimetro di superficie. È arrivato il momento di anticare la mia porta. Mi chiede proprio di essere coccolata e anticata con le cere colorate Wood Parfum e Lovable Grey. Le mischierò perché voglio il tono caldo del legno, ma voglio anche un briciolino di moderno. Quindi gli darò il moderno con la cera Lovable Grey. Mi raccomando, una cosa importante. Massaggiate bene, andate in profondità, togliete gli eccessi, ma prima di utilizzare in modo intensivo la porta, aspettate che sia completamente essiccata in profondità, ok? È importante che le cere cristallizzino bene. Ora, io ho spalmato la cera Jasmine trasparente dappertutto
e non ho eliminato l'eccesso con il panno, quindi avendo una base ancora morbida di cera, passando le cere colorate sarà ancora più facile massaggiare e mitigare, ok? Quindi in questo caso non metto anche la trasparente. Sapete che a volte vi dico, se volete alleggerire un po' i colori mettete un po' di trasparente dentro. Ecco, in questo caso non lo faccio perché la trasparente ce l'ho ancora sulla base, bella morbida, ok? Parto con la marrone e ne metto un po' nella mia scodella. È molto caldo in questo periodo, quindi mettetevela via, avrete delle cere morbidissime. Se invece guardate questo video d'inverno o in autunno, potrebbe essere che la cera sia un pochettino più solida. Anche qui ne prendo un po', così, basta, le mischio e vedo se la tonalità va bene. Spalmo la mia bellissima miscela di cere anticanti sulla superficie con un pennello che ha poco prodotto perché ne serve poco. Io ne ho fatto di più apposta anche per il montante, e tenete vicino a voi sempre un panettino di microfibra asciutto, ok, per togliere gli eccessi. Io in questo momento andrò ad anticare anche le parti dorate e voglio un oro molto molto delicato. E alleggerisco con la mia passata di panno. Ricordate che più tempo la cera rimane a contatto con la base e più tinge, ovviamente. E voilà, il mio oro è molto molto leggero in questo momento, anticato e delicato. Alleggerisco ancora qua e proseguo. Sono sempre in tempo a scurire alla fine nella totalità. Lo stendo prima in un senso, togliendo gli eccessi e spostandoli per coprire tutta la superficie. E ora allungo bene tutto delicatamente. E ora alleggerisco ancora una volta con il mio panno. Questo oro argentato, protetto con la cera trasparente, anticato con le cere colorate, sembra veramente antico. Questo è proprio quello che volevo ottenere. Un bagliore delicato e antico. Ricordate sempre che se volete alleggerire la cera scura, la cera tingente, potete sempre passare un po' di cera trasparente col pennello. In questo caso creerete un effetto cancellino, un effetto gomma. Proseguo con gli altri pannelli, vedrete tra un po' il risultato. Piccolo trucchettino quindi per alleggerire, come vi dicevo prima, cera trasparente, poca poca, infatti ho preso un pennello più grande apposta perché scolo meglio ed è un velo. Ovviamente questo procedimento lo potete fare nel breve periodo,
Altrimenti, se vi siete stufati di quello che è magari il giorno dopo, 2 giorni dopo, in questo caso spugnetta abrasiva, ma la vediamo fra un attimo. Pennello, lo passiamo leggermente sul lato che vogliamo alleggerire, il panno da una parte un pochino più pulita, morbido, e si toglie ancora un po'. In questo modo non andate a eliminare tutta la cera anticante, ma andate leggermente a togliere l'ombra. Io insisto ancora un po' qua perché vorrei che i 3 colori si vedessero un pelino di più. Questo invece è il trucchettino se per caso avete anticato troppo e non vi piace. Leggeri, delicati, con una spugnettina abrasiva che è già stata usata, quindi non nuovissima. E guardate qua. Poco, poco, poco. Vedete che effetto dà? Molto, molto delicato, leggero, ma se io continuo, alleggerisco sempre di più la base. Quindi se non vi dovesse piacere il giorno dopo l'effetto, siete ancora in tempo ad alleggerire la cera. Io ora con il mio panno, però, che è ancora sporco di cera, vado ancora un attimino a massaggiare. Così dono una marezzatura più delicata. Guardate, sto di nuovo sporcando leggermente in modo che si veda, ma non sia fastidioso. Perché non voglio un décapé, non voglio assolutamente un décapé, voglio solo un alleggerimento. La mia porta è finita. L'ho montata, anche se non ho ancora volutamente passato la cera sul montante sull'altra porta, per farvi vedere la grandissima differenza che c'è nell'anticare e nel lasciare invece colore naturale. Valutate che questo è un luogo molto molto buio, un ingresso, e stamattina era tutto marrone. Guardate ora quanto è luminoso, anche se è già sera, perché sono già le 18:30. Ho fatto questa porta e questo ingresso in una sola giornata, facendo parecchie mani, facendo l'anticatura. Quindi organizzatevi perché si può. So che molti di voi amano legno grezzo, soprattutto quando si parla di una porta antica, ma non abbiate timore, dall'altra parte è rimasta naturale e ci passerò solo una mano di marron glacé satinato. Invece in questo punto ho veramente rivalutato l'ingresso perché ora è bello, luminoso, ma anche caldo e molto accogliente. Ditemi nei commenti se vi è piaciuto. Al prossimo restyling. Ciao!